sorelle, pace e bene a tutti voi. Una domanda che ci può aiutare a crescere umanamente e spiritualmente è la seguente. Perché faccio ciò che faccio? Con quale intenzione faccio le cose? Quale motivazione latente mi muove dal di dentro a dire ciò che dico, a fare ciò che faccio, a comportarmi nel modo in cui mi comporto? Le radici di un albero sono più grandi dell'albero stesso e la parte dell'iceberg che sta sott'acqua, invisibile, è più grande di quella visibile sopra l'acqua. Così, nella vita spirituale sembra che conta più l'intenzione, cioè il perché faccio qualcosa, piuttosto che quello che faccio. Ce lo dice anche San Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi, quando dice così. Se distribuissi tutti i miei averi, tutti i miei beni, per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso, ma non avessi l'amore, non mi gioverebbe a nulla. Anche Gesù nel Vangelo ci mostra che il nostro fare non lo impressiona per niente. Una volta ha detto ai suoi discepoli: al giudizio tanti mi diranno: Signore, Signore, noi abbiamo nel tuo nome scacciato i demoni, compiuto tanti miracoli. Ma allora io vi dirò, dice il Signore, non vi ho mai conosciuti. Andate via da me, gente malvagia che compie il male. Distribuire i beni ai poveri, morire martire offrendo il proprio corpo ad essere bruciato, scacciare i demoni, compiere miracoli, è tutto molto bello. Non è mica poco. Ma se l'intenzione con la quale si fa queste cose non è pura, non è retta, ma egocentrata, portando colui che le fa a ripiegarsi su di sé, e allora il Signore risponderà così, sappiamo come risponderà. Avete già ricevuto la ricompensa vostra. Sembra che ci possono essere almeno due motivazioni principali dietro alle nostre azioni. O il nostro io, cioè questo ego che ci abita, che ci porta alla logica del tutto ruota attorno a me, o il nostro io, oppure l'altro con la A maiuscola, cioè Dio, e l'altro con la A minuscola, cioè il prossimo. Qui la logica non è del tutto ruota attorno a me, ma tutto ruota attorno all'altro. È logica dell'amare l'altro per l'altro e non per qualche vile interesse o guadagno proprio. Do adesso qualche criterio per poter riconoscere, discernere se viviamo una vita mossa maggiormente dal nostro io o dall'amore per l'altro, cioè per Dio e per il prossimo. Colui che vive la sua vita maggiormente centrato su di sé, probabilmente sentirà dentro di sé un vuoto, una insicurezza interiore e farà di tutto, consapevolmente o no, a riempire quel vuoto, ad alleggerire quella insicurezza dentro. Per conseguenza, la realtà attorno a lui la percepisce, la vede alla luce di quel suo bisogno, di quel suo vuoto, ovvero a servizio di quella sua esigenza. Tutto attorno a lui, persone, cose, lavoro, talenti, beni, tutto diventa come un mezzo di autoaffermazione. E uno così percepisce gli altri come
non come fratelli da camminare con, ma come oggetti di competizione e di superamento. Invece colui che è capace di uscire da se stesso, o come ha detto Gesù, a rinnegare se stesso, e vivere una vita mossa dall'amore per l'altro, questo qua probabilmente avrà un senso di pienezza, non di vuoto dentro di sé, una pienezza interiore dal quale esce tutto il suo fare, tutto il suo agire, i suoi rapporti con gli altri, il suo modo di lavorare, di comportarsi. Tutto, insomma, respira un clima di sempre maggior più libertà, gratuità e pace interiore. E percepisce gli altri non come una minaccia per qualche suo bene, o oggetti da entrare in concorrenza con, ma come veri fratelli e sorelle, da camminare con, da entrare in comunione con, da servire gratuitamente, senza aspettare nulla in cambio. Sono tanto vere quelle parole di Gesù quando dice: chi vorrà salvare la propria vita, cioè chi vive una vita maggiormente io-centrata, egocentrata, la perderà. Invece chi perde la sua vita, cioè chi vive una vita maggiormente sempre più altrocentrata, la salverà. Perché, carissimi, il senso della vita si colloca, si trova in questa uscita da se stessi, in questo cammino verso l'altro, verso l'alterità. Carissimi, buon cammino anche a voi verso l'alterità.